Sognare è come entrare in un mondo nostro e di nessun altro. E se sei in grado di scegliere cosa sognare e di indugiare nel sogno, allora perché tornare alla realtà? Perché per quanto possiamo ricreare la realtà, c'è sempre qualche cosa che stona, qualcosa che non torna. Piccoli elementi, comportamenti, persone, il tempo. Ma qualcosa c'è sempre. Pascoli diceva: il sogno è l'infinita ombra del vero, ma occhio ad indugiare troppo nei sogni. Non solo rischieresti di perdere la strada di casa, ma peggio, di perdere te stessa. Il cambiamento. Ho sempre avuto paura dei cambiamenti. Il divorzio dei miei genitori, i miei amici che se ne vanno. E questa città era l'unica cosa che mi era rimasta intatta. Sai, mi piaceva molto. E guardala ora. Omicidi. Scomparse. Sì, ho paura del cambiamento. Che ne pensi? Non credo di essere d'accordo né coi professori né con gli studenti. Come mai? Posso capire problemi adolescenziali, liti coi genitori, ma non penso sia scappata di casa. Cosa te lo fa pensare? Non saprei spiegartelo. Forse è solo una sensazione. O sarà che non credo molto alle voci. Questo è perché vieni dalla città. Nei paesi tutti sanno tutto di tutti. Se è vero che frequentava quel tuo amico, potrebbe essersi benissimo cacciato in qualche casino. E noi qui stiamo solo perdendo tempo. Non stiamo perdendo tempo, stiamo raccogliendo indizi. Io comunque ci farei 2 chiacchiere. Da quanto la frequentavi? Da 2 mesi. Ti è sembrata diversa ultimamente? Spaventata da qualcosa? O da qualcuno? So cosa vuoi chiedermi. Quindi, fuori le palle, chiedi. C'entri qualcosa con la sua scomparsa? Pensi che sia capace di fare del male a una donna? L'Alessandro che conoscevo io no. Quello di adesso non so proprio dirlo. Stefano, una volta ti dissi che le persone cambiano. E comunque, questa squalida conversazione per me è finita. Le persone non cambiano, Ale. Si rivelano. Era la centrale. Hanno ritrovato il corpo di una ragazza nel bosco. Dalla descrizione sembra trattarsi di Laura. Credo che tu debba farti coraggio e venire con me.
Credi che sia la cosa giusta? Credo di sì. Capisco che hai paura, davvero lo capisco. So bene cosa significa convivere con l'ansia. Dammi retta, prova a uscire. Quando avremo l'autopsia? In mattinata. È stata uccisa da 2 colpi di pistola di piccolo calibro. Uno alla testa e uno allo stomaco. Beh, è curioso. In che senso? Un colpo alla nuca farebbe pensare ad un'esecuzione. Ma perché spararla allo stomaco? Mi dispiace per Laura. Lo sapevi, vero? Che era morta. Hai finto per tutto questo tempo. Hai rischiato la tua vita solo per lei. Gli accordi con il professore, gli incontri con Alba. Solo per scoprire che l'avesse uccisa. È una cosa bellissima. Nessuno la farebbe per me. Ho tante tessere, ma non riesco a comporre il mosaico. L'arte è una delle cose più belle al mondo. Quadri, sculture, libri, film, musei. In qualunque campo tu guardi, l'arte è bella. È pura. Sai perché? Perché non ricrea ciò che è vero, rende vero ciò che non lo è. Che cosa vuoi dire? L'arte è tale quando non la si comprende, ma a volte per capirla basta mettersi alla giusta distanza. Devi capire l'inizio, è l'unico modo per poter capire la fine. Mi ha cercata, prof. Prometto che non sarà una cosa lunga. Mi dica. Vorrei parlarti un po' del tuo rendimento dell'ultimo trimestre, dei tuoi voti, insomma, che sappiamo bene tutti e due sono in caduta libera. Allora vorrei sapere, c'è qualche cosa che non va? Perché sei sempre andata bene. Non c'è niente che non vada, prof, davvero. È solo un periodo un po' così. Problemi con i miei, mio fratello è andato a vivere da solo. Sei sicura, Ale? Sicura. Senti, non vorrei che mi vedessi come il solito professore bacchettone che impartisce delle lezioncine facili e basta. Io credo di essere anche una persona in grado... Ale? Ale, tutto bene? Se la senti di raccontarci cosa è successo? C'è poco da raccontare. Era lì seduto davanti a me. Stavamo parlando Di che cosa? del fatto che ultimamente a scuola rendesse meno. È sempre stata un'ottima allieva, ma era diventata così distratta, svogliata. Che cosa le è successo? Metanfetamina. Non avrei mai voluto rivivere una situazione così. Mi dispiace. Per ora è tutto. Nel caso avessimo ancora bisogno di lei ci faremo sentire. Le chiediamo solo di rimanere a nostra disposizione. Lei sa chi è stato, non è vero? Perché voi non? Tutti quanti in questa città sanno tutto. Ma chissà per quale ragione nessuno vuole fare mai niente. Il mercante di luce. Da quando se n'è andato tutto sta precipitando. Prima sua sorella, poi Laura e ora questo. Il mercante di luce. Il mercante di luce! Ma datti una svegliata, Stefano! Qui non c'è più luce. C'è soltanto ombra. E se non sarete in grado voi di sistemare la situazione, qualcun altro lo dovrà fare. Che intenzioni ha? Lo vedrete. Lo vedrete. Sei tu, Vale? E voi chi sareste? È tua questa? Chi diavolo sei tu? Tu mi conosci? Tu sai chi sono? Certo, sei quella che mi ha rubato la chiave. No, io non t'ho mai vista. Conserva le tue scuse per Alba. E sai dove possiamo trovare questa Alba? Come sta?
Le hanno indotto il coma farmacologico per preservare le funzioni cerebrali, così mi hanno detto. Non ne posso più. Mi hanno ripromesso di fermare tutto questo, invece niente. Non sono riuscito a fare niente. Ma non puoi farci nulla, ne abbiamo già parlato. Mentre guardavo quella povera ragazza che vomitava sangue di fronte ai miei occhi, io non vedevo lei. Vedevo mia sorella, come la vedo sempre. Quando chiudo gli occhi, ogni volta che provo a dormire, che cerco di staccare la testa per un attimo, io vedo lei. E non ce la faccio più. Vedi, amore, un tempo non era così in questa città. Certe cose non accadevano, c'erano persone che avrebbero impedito che accadesse tutto questo. Evidentemente le cose cambiano davvero ormai. Mi hanno detto che mi stavi cercando. Ho un messaggio da parte di Luca. Sta bene, non mi ha più fatto avere sue notizie. Era con il ragazzo dell'Audi, Alessandro. Mi ha detto di dirti che ha trovato la persona che stavi cercando. 2 mesi fa c'era una ragazza che lavorava per me. Era molto brava. Usava la sua bellezza per attirare clienti. Giovani maschietti troppo impegnati a pensare col cazzo piuttosto che col cervello le andavano dietro come se niente fosse. Ogni cosa che lei vendesse, loro la compravano. Era una delle mie migliori dipendenti. Poi un giorno suo fratello ha scoperto quello che faceva e l'ha convinta ad andare alla polizia. Mi giunsero voci strane al riguardo. A quel punto la situazione era piuttosto chiara. O lei, o me. E non ha detto altro? No, Ma chi è questa persona? T'avrà pure detto qualche cosa? sto solo con una ragazza. No, aspetta, aspetta. Hai detto Alessandro? Sì, ho detto Alessandro, perché? Scusami. Niente, lascia stare. Ma grazie, Ilaria. Grazie davvero. Cose strane sono le persone. Io e te potremmo vivere esistenze serene e tranquille per sempre. Ma se all'improvviso io decidessi di costruire un muro tra me e te, tu non potresti far altro che voler vedere attraverso questo muro. Curiosità. E la curiosità è per persone intelligenti. Chi vive senza curiosità è come se avesse gli occhi spenti, è come se fosse morto. Meglio fare l'ignorante per qualche minuto e chiedere, che rimanere ignorante per tutta la vita. Ma troppa curiosità può far male. Il voler sempre ricercare una verità che deve rimanere celata può essere pericoloso. E la curiosità ci mette un niente, un secondo a diventare ossessione. E l'ossessione non porta mai a nulla di buono. Socrate disse: la vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Personalmente non penso parlasse della conoscenza, ma piuttosto della curiosità, del voler sempre cercare cose nuove. Il mondo gira per curiosità, ma come ti dicevo, perseverare, questo ficcare il naso sempre dove non si dovrebbe, può essere pericoloso. Cosa vuoi che faccia? Vuole entrare in questo mondo? Apriamogli la porta. Professore, continuare a fare domande in questa città non ha mai portato nulla di buono a nessuno. Lo sa come funziona. La gente chiacchiera. Lo so. Ma ti prometto che questo sarà l'ultimo favore che ti chiedo. Ha già perso una sorella per questa storia. Non le è bastato? E quale sarebbe questo favore? Stefano, tu mi hai detto di non fare domande e io non ti ho chiesto nulla. Ma ora ho bisogno di sapere. Che cosa, Fra? Cosa c'è da sapere? Che cosa cavolo sta succedendo in questa città? Chi cavolo è il mercante di luce? Sai niente riguardo alla colonia di Roanoke? Fu il secondo insediamento inglese nell'America del Nord. Ma quando i coloni arrivarono, non trovarono nulla. Nessuna traccia di passaggio della prima colonia, né alcun tipo di presenza umana. L'unica cosa che fu trovata fu una scritta su un albero. Croatoan. Inizialmente si pensò che i coloni si fossero trasferiti sull'isola di Croatoan, ma nessuno riuscì mai ad appurare questa cosa.
E questo c'entra perché? Diverse centinaia di anni fa, quando questa città fu fondata, il primo gruppo di abitanti sparì nel nulla, senza lasciare traccia. E una scritta analoga fu trovata sulle pareti della vecchia chiesa. Le cose ripresero, la città fu nuovamente insediata, ma di lì in avanti tutto andò malissimo. È come se la natura fosse ostile alla crescita di questo posto. Poi che cosa è successo? Giunse in città una famiglia. Si dice avessero il potere di entrare nella testa delle persone, di modificarne i sogni. E nessuno sa se le due cose fossero correlate o meno. Ma da quando la famiglia giunse, le cose andarono per il meglio. La luce ricominciò a illuminare questa città. E quell'uomo fu detto... Il mercante di luce. Esattamente. E da diverse generazioni la sua famiglia vive in questa città e la protegge. Da 3 mesi però il mercante di luce se n'è andato e le cose sono nuovamente precipitate. Tu credi a tutto questo? Non lo so se ci credo, ma so che da queste parti tutti lo fanno e questo basta. Si accomodi. Qualcosa da bere? Qualche cosa di forte andrà bene. Immagino che lei sia il professor Stasi. Immagino che lei sia la persona che ha ucciso mia sorella. Deduco che non le piacciono i convenevoli. Non mi piacciono le persone come lei. Sua sorella era una delle mie migliori dipendenti. Aveva un vero talento nel farsi ascoltare dalle persone. Riusciva a convincere chiunque a provare la mia merce. Era brava. Troppo, aggiungerei. E come tutti i migliori dipendenti, ha cercato di mettersi in proprio. E mi ha tradita. E ogni buona azione non può rimanere impunita. Quindi sì, l'ho uccisa. Proprio come ho ucciso lei, professore. Quindi il veleno era già nel bicchiere. Ma mi dica, sono curiosa. Cosa si prova ad essere uccisi nello stesso modo della propria sorella? Non trova ci sia qualcosa di estremamente poetico? Sa, c'era una poesia a scuola. Mi aveva colpita per come parlava del sogno. Azzurri, come il cielo, come il mare, o monti, o fiumi. Era miglior pensiero ristare, non guardare oltre, sognare. Il sogno è l'infinita ombra del vero. 10 e lode, professore. Giusto in tempo, sorellina. Il mio giardino è da ripulire. Vedete di fare un buon lavoro.
Pascoli diceva: il sogno è l'infinita ombra del vero, ma occhio ad indugiare troppo nei sogni. Non solo rischieresti di perdere la strada di casa, ma peggio, di perdere te stessa.